Ho studiato. Che cosa hai studiato? Ho studiato che questo 40enne Marantz, Sì, che costa, 2.599 euro. a dispetto del fatto che il numerello, cioè 40, Sì, sia inferiore rispetto a quello che avevamo provato tempo Che è il addietro, 50. che era il 50, che succede? che è più bello perché Perché Marantz capovolge l'ordine dei numeri, della numerazione. è per quello questo, perché guarda caso qui abbiamo anche il 10. Il questo 10 che invece è bellissimo. Eh sì, beh, si Capito? vede pure... Cioè 10 è bellissimo, via via che sali diventano modelli, diciamo, meno importanti nella loro line-up. Benissimo. Allora, questo è un... Tutto ciò non vuol dire niente, non ma vuol insomma, dire niente, no. però si vede che ha studiato. Mi Allora, ci sono applicato. 40enne, 70 watt per canale, tante cose interessanti. Ma più di tutto, all'apparenza, visto che siamo in video, Sì. ma quanto è bello. Ah, beh, su questo non c'è dubbio. Dai, è Prima di tutto ti compri l'oggettone elegante. molto molto elegante. Giulio impazzisce per questa... Come la possiamo chiamare in termine tecnico questa parte? Lo so. Non lo sa, però è illuminata. È illuminata. Adesso tra il teaser e la descrizione mi invento Qualcosa un di aggettivo per descriverla. Quindi www.audio2g.it.com, i social Facebook, TikTok e Instagram, e subscribe, campanella, e se volete supportarci, per cortesia abbonatevi. A tra poco per la descrizione. Ciao. Allora Giulio, partiamo da... Come sei romantico oggi. Bello, bellissimo. Allora, devo dire, posso dire una cosa off topic, che l'amplificatore è bellissimo, ma queste casse Davis sono spettacolari. E Sì. ci stanno facendo veramente godere Sì. la musica. Cioè, stamattina ci siamo messi a sentire il Marantz, ci siamo divertiti, alla fine ci siamo goduti la musica, chi se ne frega del suono, giusto? Sì, sono diffusori, veramente, andatevi a rivedere la prova che avevamo fatto qualche tempo addietro, Esatto. Sono veramente dei diffusori godibili, belli. È che ti fanno bloccare e ti fanno dire caspita, voglio sentire perché mi fa venire la pelle d'oca. Ok, allora Marantz 40enne, perché la Marantz mi colpisce tanto? Perché? Chiedimelo perché. Allora, perché ti colpisce tanto? Punto interrogativo. Perché allora sul sito trovate la storia di Saul Marantz. Saul Marantz, sì, il fondatore. Il founder, storia molto particolare perché? Sì, ma la cosa buffa è che uno si immagina un super cervellone, un ingegnere, anzi no, cervellone sicuramente lo era, ma un super ingegnere elettronico degli anni 50-60 degli Stati Uniti. Ecco, non era un ingegnere elettronico. No, non ha mai studiato elettronica, era un grafico, pensa, completamente autodidatta, che si è messo a progettare il Consolette, che era il primo preamplificatore della Marantz, perché trovava i preamplificatori coevi molto molto poco performanti e poco versatili, e quindi si mise in testa di costruire il Consolette. Il Consolette che ebbe, attenzione Giulio alle mie Davis, che ebbe subito un immediato successo commerciale, e poi da lì è nata Marantz. Ma se ne volete sapere di più, vi ripeto, c'è la storia sul sito. Ok, allora torniamo a noi. Questo Model 40enne, caro Giulio, ti piace perché è un integrato all-in-one. Esatto. E quest'anno ne abbiamo visti veramente tanti di questi integrati all-in-one, però cominciamo subito a dire una cosa, che la Marantz ci ha visto lungo, perché non è un modello recentissimo questo qui, è un modello che del esiste 2022. Del 2022, quindi questo testimonia A, che la Marantz ci aveva visto lungo, B, che la Marantz i suoi prodotti, sempre diciamo un po' di fascia premium, li tiene a catalogo un bel pezzo, perché questo è ancora disponibile in negozio, e questo è un benefit, perché evidentemente il prodotto mantiene un valore nel corso del tempo. Non solo, ma
ve lo siete comprato nel 2022, oggi che è il 2026 ha fatto la software update ed è compatibile con Qobuz Connect, Tidal Connect, AirPlay, Spotify, tutto, quindi insomma, è una è certa chiaro che garanzia. quando uno si compra Marantz si sta comprando un prodotto di un'azienda di un certo Sì. pregio, valore, stabilità, storia e quant'altro. Assistenza tecnica. Assistenza tecnica. Esatto. Allora, io inizio con le considerazioni di natura estetica. Bravo. Perché? Perché sebbene declinato in versione più piccolina, mantiene esattamente gli stessi criteri di design che avevamo visto nel modello più grande. Quindi questo pannello doppio, quindi con una parte posteriore che prende tutta la fascia, leggermente incavata con questo motivo leggermente tridimensionale, insomma, che si basa su un gioco di luci e ombre, che vengono accentuati da queste due piccole lame di luce che escono da questo pannello leggermente portato verso l'esterno. E lo state vedendo in overlay. Lo state vedendo in overlay, detta anche sovrimpressione. Su questa fascia leggermente in protrusione abbiamo i comandi rotativi che sono volume e ingressi, e poi, per la gioia di chi ne fa uso, bassi, alti, bilanciamento, e poi un interessante, per chi come noi non utilizza queste cose, un direct che Esatto. va a bypass. Ho detto questo, piccolo inciso, stamattina a prestissima ora, appena mi sono svegliato, c'era un commento di qualcuno che dice: siete bravi, siete simpatici, fate peccato che criticate sempre i controlli di Sì, tono. l'ho letto. Io ho risposto che non è una critica la nostra, semplicemente io non li utilizzo E neanche io. e neanche tu li utilizzi. Detto questo, non è che stiamo dicendo che chi li utilizza sbaglia, fa benissimo, perché in talune circostanze è necessario utilizzarli. Ma anche se non fosse necessario, se vi piace usarli, fate bene a usarli. Io non critico assolutamente nessuno e va benissimo. Trovo sacrosanto che l'azienda costruttrice, come Marantz in questo caso, mette la possibilità di inserirli o di escluderli. Punto. Perfetto. Quindi, Display. Allora, il display io lo trovo meraviglioso, sì, perché voi sapete la mia, insomma, scarsa simpatia nei confronti dei display videografici. Direi idiosincrasia. Idiosincrasia nei confronti dei videografici, cioè quelli dove compare la copertina, dove compaiono 1000 cose. Questo è molto discreto, molto sobrio, fondo nero, lettering bianco, leggibilissimo, e in fondo che cosa ti dice? Le uniche due informazioni che secondo me sono necessarie: la sorgente selezionata, il volume. E tra l'altro il volume diventa, vedete? Lo vedete in sovrimpressione adesso, quando cambiate il volume immediatamente diventa più grande e facilmente leggibile da lontano, quindi fa esattamente quello che viene richiesto al display. E questa cosa la si può telecomandare mediante questo apposito telecomando pieno di bottoni, a dir il vero, per quel che mi riguarda. Forse serve per tanti device, per tante cose diversi. È un po' complicato, ma insomma, anche attraverso la piattaforma EOS, di cui parliamo tra un attimo, però, perché prima dobbiamo parlare degli ingressi, giusto Giulio? Sì, ingressi ce ne sono una pletora. Perché? Perché questa macchina è concepita con il sano principio, secondo me, che te la compri, ti compri una buona coppia di diffusori e ciaone, e il gioco è finito. E in effetti è vero. Perché? Perché questa macchina, collegata alla rete, alla LAN, ha funzionato istantaneamente. Il collegamento può essere Wi-Fi con le due apposite antennine che servono anche per il Bluetooth, o via cavo, come a noi piace di più. Ma anche qui noi non abbiamo mai detto che chi usa il wireless è stupido. Noi diciamo che usiamo il cavo, ma basta, non c'è nessun tipo di connotazione nel bene, critica nel bene o nel male. E dunque, poi ci sono ingressi di N tipi. C'è un classico linea, c'è l'ingresso fono MM piuttosto sofisticato, i digitali classici, quindi coassiale, ottico, ma non USB. E qui torniamo a
questa tendenza che stiamo trovando sempre di più e che sinceramente io trovo sensata. Perché tendenza che a questo punto poi non la possiamo neanche più considerare una tendenza, ma una cosa consolidata, se abbiamo detto che questa macchina risale al 2022-2023, quindi insomma è oramai una cosa che tende un po' a essere roba d'altri tempi. Esatto. Mettiamola così. Poi modulo EOS, che è il modulo che è condiviso anche con tutte le macchine della Denon, sì, anche con tutti i prodotti speaker mono, insomma è un sistema che è anche multiroom, quindi è condiviso un po' con tutti i device, sia di Marantz che di Denon. Di questo EOS noi tempo addietro avevamo già parlato in occasione di prove di Denon, Marantz e via discorrendo, dicendo che c'era sembrato molto reattivo, molto ben funzionante, ma che dal punto di vista della grafica mostrava un po' il trascorrere degli anni, perché i vari software concorrenti avevano delle grafiche più belle e accattivanti. Il gruppo lo ha completamente rivisitato, rivitalizzato. Direi rivoluzionato, perché è tutta un'altra storia. Esatto, e oggi obiettivamente è un'altra storia. Quello che mi viene da dire però è una considerazione ulteriore che noi facciamo spesso: oramai il software di streaming quasi non serve più, perché se usate Qobuz Connect o Tidal Connect, usate il software del servizio di streaming e quindi il software della macchina tende a non essere più utile. Io credo che stiamo in una fase di transizione, francamente, perché è pur vero però che la piattaforma EOS ti dà l'accesso alle radio internet, cosa di cui noi non facciamo utilizzazione, ma tantissima gente le usa. Sì, poi EOS, quella è una cosa molto bella. Certo, poi EOS è anche multiroom, quindi tu usi la parte multiroom che i software Qobuz e Tidal non ti danno, perché quelli non fanno altro che sparare la musica su quel device. Ma se tu hai la soundbar, l'altoparlantino in bagno, l'altro in cucina, è chiaro che serve il multiroom, e questa è una piattaforma multiroom molto, molto sofisticata e devo dire molto ben funzionante. Allora, caro Giulio, io direi, siccome ci sono tante cose da dire, tra cui un bel controllo del volume, i famosi moduli HDAM nella versione 3, l'uscita cuffia, direi di andare allo sventramento. Sì, sono d'accordo, però non mi hai aggettivato. Non ti ho soddisfatto. No, non mi hai soddisfatto, non mi hai aggettivato in maniera proprio esaustiva quello che secondo me è l'aspetto più importante di un amplificatore. Cioè? Il Bluetooth. Io ti sto pure Io scusa, ti ho messo proprio per rimboccarti. Ti sto pure Io ti ho messo queste due bellissime antenne. Ma io ho voluto fare un volo, un on the fly, proprio un volo alto, per evitare, capito, qualsiasi tipo di commento sferzante anche da parte dei follower. Ma scusate. È anche Bluetooth. Con tanto di antennine. E se per caso io ormai sono il vate del Bluetooth. Siete così bravi da usare il collegamento cablato, che a noi piace di più, ma volete usare il Bluetooth, siete costretti a mettere. Certo, questa inquadratura ci smentisce. No, questo è un altro. Ce n'è un altro di cavolo. Ce n'è un altro. Va bene. Andiamo allo sventramento. Ciao. Beh, ce n'è tanto da dire. Ce n'è tanto? Sì, concentriamoci prima di tutto su questo schermo che io ho smontato prima che tu entrassi nella stanza, perché sennò forse non me lo facevi smontare, giusto? Però fermo così, sì, per tua somma soddisfazione, sì, anche ti ho detto fermo, spostati un po' più in qua, no, troppo. Per tua somma soddisfazione, sì, anche se non c'è la copertura con la griglia, ti si vede il riflesso del faccione. Ciao. Va bene. Vabbè, allora togliamo, va. Partiamo da questo che è il modulo di streaming con questo che è il modulo EOS. Ok? Qui ci sono le antenne che ami tanto, che sono le antenne per Wi-Fi e Bluetooth, con i due cavi che arrivano. Che fanno tutto un giro capzioso, direi, per camminare dietro, anche con degli strani sistemi per tenere fermi i fili, che arrivano fino alle due antennine che io ho avuto cura di montare. Tu non lo avevi fatto perché non sei un appassionato di Bluetooth come me. No, non l'ho fatto per evitare di urtare la tua sensibilità. Va bene, così ti piace. Allora,
Parliamo prima di tutto della sezione finale, bellissima, soprattutto perché è un modulo, un monoblocco che è molto facile da smontare, perché ci sono 2 viti di qua e 2 viti là in fondo, e questa viene fuori completamente ed è estremamente utile per fare eventualmente servizio. Qualcuno sbaglia e mette in corto le uscite, si bruciano i transistor finali, così non c'è bisogno di smontare tutto, ma si può semplicemente smontare questa parte, e questo ci fa fare subito una considerazione. Facciamola. Ecco che la macchina è fatta a moduli. Ovviamente questa filosofia, che vede la sua massima espressione nella serie 10, anche nelle serie più piccole è applicata, perché questo è il modulo solamente di potenza, sotto c'è il modulo di preamplificazione e qui, come abbiamo detto prima, modulo di streaming e infine il modulo di alimentazione, ma ci andiamo dopo. Adesso concentriamoci sul modulo di amplificazione. Voi non riuscite a vederlo perché è impossibile inquadrarlo, ma ci sono 4 semiconduttori per canale. Guarda, io da qua qualcosina riesco a Là far in fondo vedere. bisognerebbe Sì, far vedere, vabbè. non è semplice, ma si può far vedere. Altra particolarità estremamente interessante sono questi condensatori di filtro che attengono solamente alla parte finale, che sono messi direttamente sulla scheda finale. Questo è molto molto utile perché in questo modo si riduce la lunghezza delle connessioni e quindi si aumenta la corrente di spunto che si può erogare direttamente sui transistor. Aletta di raffreddamento molto robusta, fatta bene, tutta in alluminio. Andiamo poi al trasformatore toroidale, che non solo è da una quindicina di centimetri più o meno o poco meno di diametro, ma ha anche, inquadriamola Giulio, Sì, lo sto. questa specie di, come lo vogliamo chiamare, questa vasca. Una sorta di vasca, esatto. Esatto, questa vasca dove è contenuto e che serve per bloccare, per bloccare l'eventuale flusso residuo, che è davvero poco in un trasformatore toroidale, in questo caso diventa 0. Alle sue spalle c'è la scheda di distribuzione della 220 volt e dell'alimentazione, che serve per lo standby, alimentazione switching, che è questa, per invece i servizi, che è questa parte qua, e poi il trasformatore, come vedete, cammina e finisce direttamente nelle sezioni finali. Ok? Il trasformatore dal canto suo ha più uscite, quindi ha sia le uscite che servono per la parte finale, sia le uscite che servono per la preamplificazione. Come ho detto, questa è la parte di stabilizzazione solo della preamplificazione, che poi finisce attraverso dei cavi che adesso sarebbe difficile inquadrare perché sono laggiù, le sezioni di streaming e preamplificazione, che a sua volta hanno i loro circuiti di stabilizzazione ulteriori, che sono questi. Ok. Quindi c'è una cura e al dettaglio davvero eccellente, soprattutto per la fascia di prezzo. Purtroppo non riusciamo a vedere la scheda di preamplificazione perché sta qua sotto. Possiamo giusto vedere una piccola parte della scheda fono che sta qui. Non riusciamo a vedere però purtroppo il DAC. Questo è un DAC, è un Sabre SS9016 se non sbaglio, e però purtroppo è impossibile da inquadrare. Queste sono le uscite cuffia, che infatti fanno, eccole qui, e questa invece è tutta la parte di logica di controllo con il display che sta qua. Ok. Quindi una costruzione, Giulio, veramente veramente ragguardevole, anche perché poi ci sono queste due parti, giusto? Si vedono? Sì. Che sono i fianchetti in alluminio. Eccoli qua, 1 e 2 dall'altra parte. In questo chassis, che è uno chassis fatto a strati per cercare di assorbire le vibrazioni esterne. Quindi, vuoi procedere tu col pannello posteriore? Allora, pannello posteriore sì, effettivamente piuttosto denso di connessioni. Dunque, partiamo dall'alto. Abbiamo questo network, la presa di rete, HDMI ARC, e quindi per il collegamento del televisore.
Ingressi digitali, quindi ottico e coassiale. Poi sotto scendiamo con il remote control, poi power amp in, quindi nel momento in cui lo si utilizza soltanto la sezione di potenza, poi recorder audio out, quindi qui c'è l'uscita dal pre-out per il subwoofer che passa attraverso il controllo del volume, e poi audio in, di nuovo recorder line CD. Ho il fono che io facevo prima fatica, non lo ritrovavo, invece sta qui, messo anziché in verticale in orizzontale, right, left, ground, con i cappuccetti di cortocircuito che vengono forniti. E poi, no, sì. dimmi. C'è questo che è interessante perché sì, è un'uscita a 5 volt filtrata per uno streamer esterno. Esattamente, io l'avevo lasciata per ultima e me la sono pure dimenticata. Ecco. Va bene. Ovviamente accanto c'è Bluetooth Wi-Fi antenna che trova la sua collega omologa da quest'altra parte. Da quest'altra parte abbiamo la vaschetta, il tasto di reset, il tasto di reset e poi le due coppie di binding post, quindi non ci sta speaker system A e speaker system B, c'è soltanto uno, di pregevole fattura con la possibilità di accettare cavo spellato, banane e forchette. Direi che grosso modo abbiamo detto tutto. Andiamo all'ascolto, ma con un solo pentimento. Qual è il pentimento? Che non siamo riusciti a vedere i moduli HDAM 3, perché questo monta i moduli HDAM 3 che sono qua sotto, sì, e tu mi hai impedito di smontare tutta questa. Ma si sa, io sono un po' conservativo. Esatto, quindi non l'abbiamo smontata, per cui vi dovete fidare del fatto che questo apparecchio ha i moduli HDAM 3 che però non sono. Però forse, se siamo fortunati, potremo mostrare in fotografia in sovraimpressione. Bravissimo, esatto. Allora, adesso andiamo all'ascolto. Bel prodotto. Quanto sono belli i prodotti Marantz. Prima di parlare delle funzioni, l'estetica ha sicuramente una sua importanza, e devo dire che il fascino di Marantz è rimasto assolutamente inalterato dagli anni 50 a oggi. Sì, questo è sicuramente vero. È strano poi come riescano a trasmettere una sensazione di autorevolezza, perché non mi viene poi un altro termine, anche nei modelli, se vogliamo, non di fascia top, no? Certo. Perché poi il modello, quello top, super high-end, vabbè, ci sta che abbia la sua autorevolezza, però anche questo, che tutto sommato è un prodotto abbastanza abbordabile dal punto di vista economico, però mantiene quella sua eleganza, quella sua appunto autorevolezza che non guasta assolutamente. Poi tanti elementi interni, oltre a quello che abbiamo visto nello sventramento, ci fanno capire quanta poi ci sia non solo grande cura, ma una economia di scala che in pochi si possono permettere, perché un prodotto da 2.500 euro col controllo di volume col chip Muses uguale all'integrato Model 10 e due coppie di transistor finali, quelle sezioni di alimentazione fatte così bene, insomma tutta quella serie di soluzioni che sembrano quasi poter essere a bordo di prodotti molto più costosi. Sì. E quindi questo sicuramente ricordiamo che Marantz insieme con Denon adesso fa parte del gruppo Harman, quindi il gruppo. E qualcosa significa. Certo, anche se poi questa è una macchina del 2022 e quindi era ancora probabilmente dell'altra proprietà quando è stata, anzi sicuramente era dell'altra proprietà quando è stata progettata, però è chiaro che poi la grandezza di un gruppo come quello sicuramente si farà ancora di più sentire. L'unica cosa che forse sconta questo prodotto, mi viene da dire, è un DAC non aggiornatissimo, perché c'ha il 9016 piuttosto che i nuovi chip, quindi 9038 Q2M, quelli di ultimissima generazione, ma del resto montava l'ultimo chip disponibile nel 2022, quindi siccome sono passati un po' di anni, chiaramente sì, quello che tu dici è vero, anche se io poi
l'abbiamo detto tante volte, insomma, il fatto del chip aggiornato alle ultimissime specifiche vale quel che vale, quantomeno rispetto a quella che è stata la nostra esperienza, perché poi abbiamo visto anche macchine eccezionalmente ben suonanti con chip vecchiotti, quindi certo. francamente non credo tanto al discorso della necessità di avere sempre il chip Certo. all'ultimo grido, anche perché altrimenti diventerebbe una corsa infinita, visto che il ciclo di questi chip è sempre a 6 mesi, un anno massimo, quindi Beh, noi sai che c'è, abbiamo forse fatto un errore, perché noi abbiamo collegato oltre al suo streamer, quindi abbiamo ascoltato oltre al suo streamer, l'abbiamo sentito con l'Acqua alla Scala, che è un DAC da 6.000 euro, e lì abbiamo sentito. Però permettimi, lo abbiamo sentito anche con il Musician certo. Delfinus. Sì. Ecco, francamente devo dire, lì c'è stato un attimo un piccolo ripensamento, perché anche io mi sono detto, vabbè, certo, metti l'Acqua alla Scala MK2, è una macchina, ancorché oramai con qualche anno sulle spalle, però di fascia elevata, ci sta che suona sensibilmente meglio rispetto al DAC interno della piattaforma di streaming. Quello che mi ha un po' colpito è stata invece la eccellente prestazione del Marantz con il DAC esterno, con il Musician Delfinus. Tutto questo per dire cosa? Per dire che secondo me il prodotto a me ha convinto completamente, anzi mi è proprio piaciuto, utilizzando l'ingresso linea, utilizzando la porta LAN e l'uscita, il sistema digitale. Mi è sembrato che sfruttasse meno le sue innegabili capacità. Esattamente. Tutto qui. Ora poi si possono obiettare mille cose a questa mia affermazione. Si può obiettare ad esempio il fatto che probabilmente l'utente tipo di una macchina di questo genere, di un all-in-one, non è una persona che ha voglia di mettersi in casa il DAC esterno collegato alla sorgente che deve essere un PC o uno streamer. Non si vuole complicare la vita. Per cui è anche vero che da una sezione di streaming interna è difficile che puoi aspettarti le stesse prestazioni di un separato con un trasporto separato. Ma guarda, io mi azzardo a dire una cosa, che mi è piaciuto davvero tanto questo amplificatore, tanto da ritenere la piattaforma di streaming quasi un omaggio, perché suona meglio di un amplificatore da 2.500 euro senza lo streaming a bordo. Quindi è quasi una scatola che tra l'altro è molto comoda, è plug and play, il sistema EOS è estremamente stabile, funziona bene, ti dà possibilità di fare multiroom, quindi ti dà tutta una serie di possibilità che puoi usare. Se poi vuoi sentire al massimo, ti devi ricordare che può tranquillamente accogliere un DAC da almeno 2.500 euro e godertela. Poi certo il Musician è una specie di miracolo di rapporto qualità-prezzo e quindi poi lì è un altro discorso. Però tutto questo anche per dire che se magari all'ingresso CD gli colleghi un lettore di CD, se sei magari uno dei fortunati che ancora possiede una collezione di CD, te la godi. Ah, certo che te la godi. Così come te la godi, virgola, ce la siamo goduta anche noi, la sezione fono, che funziona molto bene. Certo. Quindi anche lì non vai cercando l'estremo high-end, perché poi è soltanto MM e quindi non ti vai a complicare la vita con la testina moving coil, però comunque la sua bella figura la fa. Certo. Quindi devo dire, macchina godibilissima che io penso corrisponda pienamente a quello che era il brief progettuale, il requisito progettuale che è stato dato, che sono stati dati ai progettisti. Sì. Quindi promossa secondo me a pieni voti, così come del resto era accaduto con la sorella, il fratello minore, il 50. Il 50. Il 50 che era un classe D.
non era un classe AB. E qui c'è una cosa interessante. Vai. No, allora, inizialmente abbiamo pensato che anche questo potesse essere un classe D, scoprendo poi dalla letteratura che no, è un classe AB normalissimo, ma questo però c'era una piccola aggettivazione di questo pensiero, cioè Marantz ritiene che la classe D sia una eccellente soluzione tecnologica, ma che per essere utilizzata deve necessariamente far riferimento ad una fascia di prezzo superiore a quella di questo 40N, ovvero stabilito i limiti del budget di questo 40N, con la classe D non ci stavano dentro per farlo suonare come deve suonare un Marantz. Quindi questo secondo me testimonia il fatto che non è vero che la classe D è condannata a suonare male perché chissà chi l'ho detto 10 anni fa, 15 anni fa, è che richiede tutta una serie di accorgimenti, di attenzioni che inevitabilmente costano su il prezzo. Esatto. Per questa classe di prodotto è ancora oggi, secondo Marantz, noi riportiamo quelle che sono le cose che abbiamo scoperto, è ancora conveniente utilizzare la tradizionale classe B. Del resto Marantz si muove su entrambi i fronti, perché ricordiamo per esempio che il Model 10, che è l'integrato top di gamma che abbiamo provato, ha dei moduli in classe D. Ti ricordi che era a strati e io sono rimasto male di non essere riuscito con lo sventramento a arrivare fino sotto, perché i moduli di potenza sono talmente sotto che avrei dovuto smontare tutto. Benissimo, quindi promosso a pieni voti, veramente un bel prodotto, anche perché poi, ripeto, esteticamente è bellissimo, è bello con questa illuminazione, è stupendo. E l'estetica alla fine fa anche parte un po' l'eritaggio anche di Marantz e Marantz. Quindi l'abbiamo collegato con tante casse diverse, cioè non deve impensierire i 70 watt per canale, perché il trasformatore è molto grande, i transistor sono 2 coppie per canale e corrente ce n'è tanta. Poi quando noi eravamo piccoli, un 70 watt non era un amplificatore piccolo. Lo so, però quando noi eravamo piccoli, ho capito, su 40 anni, cioè la fisica pure qualche cosa la significa. Certo. In questo caso, come del resto, poi abbiamo visto anche nel Denon PMA 3000, che fa parte della stessa famiglia, la tendenza progettuale è quella a fare prodotti di targa meno potenti, ma con tantissima corrente di picco, e quindi in grado di pilotare senza problemi qualsiasi diffusore. Ci abbiamo pilotato le Davis, che possono sembrare piccole e innocue, ma sono tutt'altro che innocue, perché hanno un'impedenza bassa, hanno bisogno di potenza e qualità, e devo dire che ci siamo divertiti tanto con quelle casse. Sì. Hanno fatto veramente una accoppiata encomiabile. Sì, encomiabile. L'amplificatore è un amplificatore che appare immediatamente come di maggior classe rispetto ai 2.500 euro che costa. È un amplificatore griffato, dove si sente il suono Marantz, e questo mi piace, cioè l'appartenere a un certo tipo di impronta sonora, che non è da tutti, soprattutto poi in un gruppo grande come quello, dove alcune volte magari certe sfumature si perdono. Probabilmente è dovuto alla presenza dell'HDAM, che ricordiamo essere un circuito sviluppato da Marantz, trovate l'approfondimento sul sito, e che sostituisce di fatto gli operazionali attraverso dei circuiti cuciti su misura proprio per il fono, per la linea, per ogni esigenza di preamplificazione. Allora, www.audio2g.it o.com, subscribe, campanella e social, Facebook, Instagram e TikTok, e se volete supportarci, per cortesia abbonatevi. Grazie, ciao.